Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire la AIMA Decoder Amplifier, che è un amplificatore prodotto appunto dall'azienda AIMA, famosissima per gli amplificatori come la AIMA 07 e tantissimi altri amplificatori in classe D che ho testato già sul canale. Questo è un amplificatore uscito recentemente, ma abbastanza sconosciuto, visto che ho trovato pochissime recensioni in rete, ed è un amplificatore che utilizza anch'esso il chip TPA3255 per la parte di amplificazione in classe D, che è un ottimo chip di amplificazione sia per quanto riguarda la potenza che riesce ad erogare, sia per la linearità della risposta e sia per la bassissima distorsione armonica che ha. La cosa particolare di questo amplificatore è che a mio avviso è l'unico amplificatore che monta un chip TPA3255 che ha integrato un DAC e ha anche la possibilità di essere pilotato attraverso il telecomando, quindi a parer mio un prodotto che potrebbe essere molto interessante. Prima di partire con l'unboxing ti ricordo di iscriverti al canale se è la prima volta che vedi un mio video e ti interessano le recensioni di prodotti audio e EFI, così da non perderti le prossime recensioni. E ti consiglio anche di attivare la campanella accanto al tasto iscriviti se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un video. Ci tengo inoltre a precisare che il prodotto mi è stato inviato direttamente dall'azienda AIMA per testarlo e fare una recensione, ma come al solito questo non va a cambiare il mio giudizio che rimane totalmente imparziale. Partiamo subito con l'unboxing e andiamo a rimuovere la pellicola in plastica che protegge l'imballo. Andiamo ad aprire la scatola e troviamo la solita garanzia scritta in cinese, poi troviamo il manuale di istruzioni scritto in lingua cinese e in lingua inglese, poi troviamo un telecomando in plastica ma sembra ben realizzato, poi troviamo l'alimentatore che è da 36 volt 6 A, poi l'antenna per il Bluetooth, un cavo ottico, un cavo USB per collegarlo al PC, il cavo per collegare l'alimentatore alla rete elettrica e infine, protetto da una busta di plastica, troviamo l'amplificatore vero e proprio. Si presenta molto bene, è realizzato completamente in alluminio nero, le finiture sono ben realizzate ed è piacevole alla vista. Andiamo ad analizzare la parte frontale dell'amplificatore. Abbiamo una grande manopola centrale che premendola ci permette di accendere l'amplificatore e ruotandola ci permette di alzare o di abbassare il volume. Premendo nuovamente la manopola possiamo andare a selezionare i vari ingressi, come possiamo vedere dal display posto sulla sinistra. Abbiamo poi un piccolo V-meter di cui possiamo andare a variare la sensibilità agendo su un trimmer posizionato sotto l'amplificatore per far sì che il movimento dell'ago si adatti al nostro volume di ascolto. Inutile specificare che questo V-meter non ha alcun senso di misurazione, cioè non ci indica nessun valore effettivo della potenza che eroga l'amplificatore, ma è solo un elemento estetico che appunto ci permette di far muovere l'ago a ritmo di musica, ma ha appunto un valore prettamente estetico. Tenendo premuto per qualche secondo la manopola centrale andiamo a spegnere l'amplificatore. Andiamo a vedere nel dettaglio il piccolo schermo presente sull'amplificatore, che a parer mio è una cosa molto utile. Una volta acceso l'amplificatore troviamo un numero a 2 cifre che ci indica il livello del volume da 0 a 99 e poi, come possiamo vedere sotto, viene indicato l'ingresso che è attivo al momento. Se andiamo a mettere in mute l'amplificatore vediamo che i numeri vengono sostituiti da dei trattini. Dal telecomando è poi possibile andare a regolare l'equalizzazione dei bassi e degli alti. Abbiamo in totale 24 step per regolare i toni, più 12 e meno 12. Abbiamo poi la possibilità di inserire anche 4 tipi diversi di equalizzazione che vedremo poi in seguito nella parte di misurazioni. Quando andiamo a collegare una sorgente digitale, sopra al volume in rosso compare poi la scritta che indica la frequenza di campionamento del segnale digitale in ingresso. Andiamo ora ad analizzare il pannello posteriore. Troviamo per prima cosa l'antenna per il Bluetooth, poi l'ingresso per collegarlo al PC, un ingresso ottico, un ingresso coassiale, un classico ingresso analogico stereofonico RCA, un'uscita AUX su connettori mini jack, le uscite per gli altoparlanti destro e sinistro e il connettore d'ingresso per l'alimentatore dove c'è indicata una tensione d'ingresso da 24 volt a 48 volt. Andiamo a vedere rapidamente anche il telecomando.
Abbiamo il tasto di accensione, il tasto select che ci permette di andare a scorrere i vari ingressi, selezionarli, il tasto mute appunto che va a mutare l'amplificatore, i tasti bass più, bass meno, treble meno che vanno appunto a interagire con i toni, il tasto EQ che ci permette di selezionare i 4 tipi di equalizzazione, il tasto recover che va a togliere l'equalizzazione, portare su l'equalizzazione 0, i 2 tasti con l'altoparlante che permettono appunto di alzare ed abbassare il volume e infine il tasto display che permette di accendere o spegnere il display. Andiamo ora a vedere le caratteristiche tecniche che dichiara AIMA per questo amplificatore. Abbiamo una potenza di uscita massima di 2x300 W su 4 ohm, andremo a vedere nella parte di misurazioni se effettivamente è vero, poi impedenza di diffusori che possiamo collegarci 4-8 ohm, l'alimentazione che può essere da 24 a 48 volt con 5 A o più, abbiamo la massima uscita dell'aux che è di 2,3 volt, la risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz più o meno 1 decibel per quanto riguarda le uscite degli altoparlanti e 20 Hz a 20 kHz più o meno 0,5 decibel per l'uscita aux. Rapporto segnale rumore di 104 decibel se entriamo con gli ingressi digitali e di 100 decibel se entriamo con il Bluetooth o l'RCA. Abbiamo una THD dello 0,008% con gli ingressi digitali e una THD dello 0,015% a 1 watt con gli ingressi Bluetooth e RCA. Andremo poi a verificare anche questa cosa. Abbiamo poi la sensibilità d'ingresso che è di 0,775 volt, ciò vuol dire che quando entriamo con 0,775 volt sull'ingresso analogico RCA con il volume al massimo abbiamo la massima uscita in potenza dell'amplificatore. Questa volta purtroppo non sono riuscito a sbudellare l'amplificatore a causa di una piccolissima vite a brugola che faceva parte appunto del case dell'amplificatore, che è stata stretta dai dipendenti di AIMA in un modo allucinante, era strettissima ed era completamente bloccata, quindi ho provato in tutti i modi a cercare di sbloccarla, ma praticamente era svitabile questa vite, quindi non sono riuscito ad aprire l'amplificatore. Ho segnalato questa cosa ad AIMA e mi hanno mandato un'immagine di come è fatto all'interno dell'amplificatore in modo che possa comunque farvi vedere come è realizzato all'interno. Le cose interessanti che possiamo vedere sono i condensatori sulla parte di alimentazione che sembrano generosi, purtroppo non riesco a vedere che capacità hanno. Poi abbiamo le classiche 4 induttanze di filtro e i 4 condensatori di filtro che sembrano di ottima qualità. E poi troviamo anche il chip del Bluetooth che è un chip della Qualcomm, quindi board molto ricca di componenti ma mi sembrano ben organizzati. Il chip di amplificazione è posto al di sotto ed è in questa zona evidenziata in rosso, sotto la quale dall'altra parte del circuito è montata una piastra di alluminio che funge appunto da dissipatore che va a contatto con tutto il case in modo che tutto il case funga da dissipatore di calore per questo chip di amplificazione. Andiamo ora a vedere le misurazioni che ho effettuato su questo amplificatore e in particolare andiamo a vedere la risposta in frequenza dell'amplificatore al variare del carico applicato. Possiamo vedere la curva blu che corrisponde alla risposta in frequenza su un carico da 8 ohm, la curva verde che è la risposta su un carico da 4 ohm e la curva rossa che è la risposta su un carico da 2 ohm. Vediamo che la curva verde e la curva blu sono molto lineari, si differenziano solamente sull'estremo acuto, attorno ai 20 kHz abbiamo che la curva blu ha un'enfatizzazione di circa 0,8 decibel, mentre la curva verde ha un'attenuazione di circa 0,8 decibel. Quindi possiamo vedere che praticamente il filtro di uscita è stato tarato sui 6 ohm in modo da andare bene sia per gli 8 ohm e per i 4 ohm. Stiamo parlando infatti di differenze a 20 kHz che è già la soglia udibile dall'orecchio umano e differenze che sono sotto l'ohm. Mentre per quanto riguarda la risposta su 2 ohm è abbastanza scarsa perché a 20 kHz siamo sotto di circa 3,3 decibel. Poco male visto che diffusori da 2 ohm è difficile trovarne e soprattutto questo amplificatore non è dichiarato per funzionare su 2 ohm ma su 4 e 8 ohm. Per quanto riguarda la risposta sul resto della gamma è totalmente lineare, abbiamo solo una minima attenuazione attorno ai 20 Hz, nel complesso comunque il comportamento da 0 a 20 kHz su 4 e 8 ohm a parer mio è ottimo. Sono andato poi a misurare il canale destro e il canale sinistro per andare a vedere se ci sono delle differenze
Come possiamo vedere abbiamo il canale sinistro in verde e il canale destro in rosso. La differenza è veramente minima, stiamo parlando di circa meno di 0,1 decibel di differenza, quindi possiamo tranquillamente dire che i due canali si comportano in modo totalmente identico. Sono andato poi a misurare anche le varie equalizzazioni che sono disponibili su questo amplificatore. Sul grafico possiamo vedere l'equalizzazione 1 in giallo, l'equalizzazione 2 in arancione, l'equalizzazione 3 in blu, l'equalizzazione 4 in viola e in verde vediamo l'equalizzazione 0, quindi con le equalizzazioni disattivate. Sono andato poi a misurare la distorsione armonica di questo amplificatore. Se non sai cos'è la distorsione armonica e se questo grafico non ti dice nulla, ti consiglio di guardare il video che ho pubblicato un po' di tempo fa, dove vado a spiegare cos'è la distorsione armonica e come leggere questo tipo di grafici. Se vuoi andare direttamente al video puoi cliccare il banner in alto a destra. Bene, se sei rimasto vuol dire che sai già cos'è la distorsione armonica e qui vediamo il grafico di distorsione armonica rilevata su un carico da 4 ohm con una potenza di uscita di 5 watt su un segnale da 1 kHz, utilizzando l'ingresso analogico RCA dell'amplificatore. Abbiamo un fondo di rumore di 115 decibel sotto al quale non possiamo andare a rilevare nessun tipo di distorsione. Vediamo una seconda armonica che ha una differenza rispetto alla fondamentale di 99,5 decibel, una terza armonica a 109 decibel, una quarta armonica a 111 decibel, una quinta armonica che sparisce sotto il fondo di rumore, una sesta armonica a 111 decibel e un'ottava armonica a 109 decibel. Una volta svolti i calcoli otteniamo una THD dello 0,00255%, un ottimo valore di THD. Ho eseguito poi la stessa misurazione utilizzando questa volta però l'ingresso digitale coassiale dell'amplificatore. Come possiamo vedere il fondo di rumore si è abbassato ulteriormente a 120 decibel, questo perché non viene introdotto rumore dal mio generatore di segnali perché appunto ho generato un segnale digitale. Ho quindi rilevato una seconda armonica a 102 decibel, una terza armonica a 89 decibel, una quarta armonica a 116 decibel, una quinta armonica a 115 decibel e una sesta armonica a 110 decibel e una settima armonica a 114 decibel. Va da sé che per esempio la quarta armonica a 116 decibel molto probabilmente era presente anche nel grafico di prima ma non era rilevabile appunto perché era sovrapposta al rumore. Notiamo anche che vengono generate delle piccole frequenze di distorsione attorno alla frequenza di 1 kHz, che non è però distorsione armonica, ma è un altro tipo di distorsione che sta comunque al di sotto dei 110 decibel all'incirca. Fa parte quindi della distorsione totale dell'amplificatore, che andremo ad analizzare poi nei grafici seguenti. Svolgendo i calcoli otteniamo una THD dello 0,00519%, che anche qui è un ottimo valore di distorsione. In questa immagine possiamo vedere i due grafici a confronto, quello ottenuto con l'ingresso RCA e quello ottenuto con l'ingresso digitale coassiale, in particolare il primo è in rosso e il secondo in verde. Andiamo poi a vedere il grafico di distorsione di intermodulazione dell'amplificatore utilizzando l'ingresso analogico RCA. Vengono fornite all'amplificatore molte sinusoidi pure e si va ad analizzare tutta la componente di distorsione. Abbiamo un fondo di distorsione più rumore di circa 95 decibel che equivale allo 0,00178% e una peggior distorsione attorno ai 17 kHz di 86 decibel che equivale allo 0,00501% rispetto all'ampiezza delle sinusoidi fondamentali. Questi valori sono veramente ottimi, soprattutto come possiamo vedere il grafico di distorsione più rumore è molto omogeneo, quindi molto probabilmente è più rumore rispetto alla distorsione. Andiamo ad effettuare la stessa misurazione con l'ingresso digitale coassiale. Abbiamo un fondo di rumore più distorsione che si abbassa a circa 105 decibel, che equivale allo 0,000563%. Abbiamo una peggior distorsione che arriva attorno ai 150 Hz di 82,4 decibel di differenza rispetto alla fondamentale, che equivale allo 0,00758%. Anche qui siamo comunque su ottimi valori di distorsione di intermodulazione.
Sono andato quindi ad inserire nella classifica della distorsione di tutti gli amplificatori che ho provato finora sul canale e questo AIMA Decoder Amplifier si è posizionato al terzo posto. Ho preso in considerazione i valori di THD e IMD ottenuti utilizzando l'ingresso analogico RCA. Si è posizionato dopo il Fosi V3 Mono e prima del Fosi V3, quindi una performance davvero ottima da parte di questo AIMA Decoder Amplifier in termini di distorsione. Andiamo a vedere la potenza che è riuscito ad erogare questo amplificatore partendo con l'alimentatore che mi è arrivato in dotazione da 36 volt 6 A. Come possiamo vedere dal grafico di distorsione in funzione della potenza, abbiamo una potenza di 72 watt su 8 ohm, sia con un solo canale in funzione che con entrambi i canali in funzione, con l'1% di THD. Poi su 4 ohm abbiamo 128 watt se andiamo a pilotare un solo canale e 120 watt se andiamo a pilotare entrambi i canali. Poi ho deciso di testarlo anche su un carico da 2 ohm, anche se effettivamente non sarebbe il suo compito. Riesce comunque ad erogare 153 watt di potenza con un solo canale in funzione. Non riesce a raggiungere però l'1% di THD, visto che, come potete vedere dalla curva, si ferma a circa lo 0,023% di distorsione, dopodiché interviene la protezione e l'amplificatore va in mute, perché raggiunge il limite di corrente erogabile da parte dell'alimentatore. Sono andato poi a ripetere le medesime misurazioni utilizzando un alimentatore da 48 volt 5 A. La potenza su 8 ohm sale a 126 watt sia con un unico canale in funzione sia con entrambi i canali in funzione. La potenza su 4 ohm passa a 217 watt con un solo canale in funzione e a 137 watt con entrambi i canali in funzione, e per quanto riguarda la potenza su 2 ohm arriviamo solo a 120 watt. La grande differenza tra i due alimentatori avviene sui carichi da 8 ohm. Questo perché i due alimentatori hanno un diverso voltaggio ma hanno una capacità di erogazione di corrente simile, anzi quello da 48 volt ha 1 ampere in meno di erogazione di corrente, e vediamo infatti che su 2 ohm fa molto più fatica ed eroga solo 120 watt. Quindi il mio consiglio è quello di optare per l'alimentatore da 36 volt se abbiamo dei diffusori attorno ai 4 ohm di impedenza, mentre di optare per l'alimentatore da 48 volt se abbiamo dei diffusori che si aggirano attorno agli 8 ohm di impedenza. Sono andato quindi ad inserire questo AIMA Decoder Amplifier nella mia classifica in funzione della potenza degli amplificatori che ho testato finora sul canale, e questo AIMA Decoder Amplifier si posiziona con l'alimentatore da 36 volt tra l'AIMA A07 Max e l'AIMA A07 Pro. Abbiamo dei valori molto simili tra i 70 e i 72-75 watt su 8 ohm, mentre con l'alimentatore da 48 volt si posiziona al primo posto, visto che riesce ad erogare ben 126 watt su 8 ohm e 217 watt su 4 ohm con un solo canale in funzione. Quindi anche per quanto riguarda la potenza, ottimo risultato da parte di questo piccolo AIMA Decoder Amplifier. Veniamo ora alle note d'uso ed ascolto. Per quanto riguarda le note d'uso, questo amplificatore è veramente molto versatile e comodo. Abbiamo infatti il telecomando e gli ingressi digitali che ci permettono di acquistare semplicemente una coppia di diffusori ed avere un impianto, si può dire, completo. Abbiamo infatti l'ingresso ottico che ci permette di collegarlo al TV, l'ingresso coassiale che ci permette di collegarlo ad esempio a un lettore CD, e abbiamo anche un ingresso analogico che ci permette di collegarlo a un giradischi o a un'eventuale altra sorgente analogica. Il telecomando molto comodo ci permette di pilotarlo tranquillamente dal divano. Abbiamo anche un piccolo schermo LCD che ci permette di vedere il volume attuale dell'amplificatore abbastanza grande, quindi si riesce a vedere anche a distanza, e questo è una cosa molto comoda. Quindi ottima versatilità e anche semplicità di utilizzo. Da quel punto di vista mi sono trovato veramente molto bene. Per quanto riguarda il suono, anche qui è un classico suono da TPA 3255, quindi bassi belli profondi, medio-alti corretti, abbastanza dettagliati. È il classico suono da TPA 3255, ormai lo conosciamo molto bene, specialmente io che ho provato un sacco di amplificatori che utilizzano questo chip di amplificazione, che a parer mio ancora oggi è il chip di amplificazione in classe D con il miglior rapporto qualità-prezzo secondo me. Soprattutto riesce a solo fornire un'ottima qualità sonora, una bassissima distorsione e anche un'ottima potenza.
L'unica cosa che ho notato è che ascoltandolo col Bluetooth rispetto ad altri amplificatori AIMA ho notato che l'ingresso Bluetooth ha un suono meno dettagliato e meno definito rispetto appunto all'ingresso coassiale o anche agli ingressi analogici. Questo è dovuto in parte alla compressione che viene effettuata tramite la trasmissione Bluetooth. Con questo amplificatore però l'ho notato di più rispetto ad altri. Veniamo ora ai voti finali per questo AIMA Decoder Amplifier. Per la potenza ho dato un 9, per le misurazioni un 9, per il suono un 8,5, per il design un 8,5, per la versatilità un 9 e per il rapporto qualità-prezzo un 8. Il più grande difetto di questo amplificatore, a parer mio, è che ad oggi non è disponibile su Amazon e parlando anche con i referenti dell'azienda AIMA non hanno intenzione di metterlo su Amazon. Secondo me è veramente un peccato, non so il motivo per quale non venga venduto su Amazon, ma è disponibile solo su AliExpress o sul sito ufficiale di AIMA. In particolare su AliExpress l'amplificatore si trova a 146,99 € senza alimentatore, al prezzo di 169,39 € con compreso un alimentatore da 32 volt, a 173,99 € con un alimentatore da 36 volt e a 181,69 € con un alimentatore da 48 volt. AliExpress io l'ho usato molte volte, è un sito affidabile, non è però come Amazon, non ha la garanzia che ha Amazon, non ha la possibilità di effettuare il reso molto facilmente se il prodotto non ci piace come Amazon, quindi a parer mio è comunque un sito sicuro, però dovete tener conto di queste cose. In descrizione trovate il link di AliExpress per andare a vedere questo prodotto e anche il link dello store ufficiale AIMA da cui potete acquistare anche qui questo prodotto. Entrambi questi link non sono dei link affiliati, vi lascio invece il mio link Amazon affiliato se avete voglia di supportare il canale con un metodo che a voi non costa assolutamente nulla. Se dovete acquistare qualsiasi cosa di Amazon, prima di acquistarla o metterla nel carrello potete passare attraverso il link che trovate in descrizione al video. In questo modo a voi il prezzo non cambierà assolutamente neanche di un centesimo, mentre Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che potrò utilizzare per fare un upgrade al mio canale. Questo è un ottimo modo che avete per supportare il canale e il mio lavoro a costo zero. Vi ricordo inoltre che anche lasciare un mi piace e un commento e iscriversi al canale è comunque un ottimo modo per supportarmi. Grazie per aver visto il video fino alla fine, se già conoscevi questo amplificatore scrivilo nei commenti, anche se sono sicuro che in pochissime persone sappiano dell'esistenza di questo amplificatore. Ciao e al prossimo video!